Ciao ragazzi e ben ritrovati dal vostro handyman. Quest'oggi ci occuperemo di riparazione fornetto DeLonghi. Dunque è successo che un piccolo fornetto della DeLonghi ha smesso di scaldare nella parte superiore, ma scalda comunque nella parte inferiore. Quindi cosa dovremo fare? Dovremo capire il problema e ripararlo. Si tratta di un'operazione di media difficoltà in quanto non è così semplice smontare tutto il fornetto. Visto che si tratta di un'apparecchiatura elettrica, prestate la massima attenzione e lavorate sempre con la spina staccata. Quindi bando alle ciance, mettiamoci subito all'opera. Allora, oggi siamo alle prese con questo fornetto della DeLonghi. Ora qua abbiamo le varie posizioni, quindi partiamo da scongelatore, dopodiché abbiamo le due resistenze. Quindi abbiamo resistenza di sotto e resistenza di sopra. La resistenza di sotto si sente che scalda, ma la resistenza di sopra invece non funziona. Comunque si può anche vedere dal colore che quella di sotto sta diventando rossa, mentre quella di sopra niente. Quindi cosa dovremo fare? Semplice, andremo a smontare il tutto e controlleremo i collegamenti e il funzionamento della resistenza di sopra e vedremo il da farsi. Probabilmente sarà da sostituire la resistenza, ma mettiamoci subito all'opera. Allora, qua in alto vediamo il collegamento della resistenza superiore, quella che non funziona, quindi questi due qua sono collegati alla resistenza e dall'altra parte sono collegati insieme tramite questo cavo ed idem funziona per la resistenza sotto. Ora andremo a controllare il valore della resistenza superiore e il valore della resistenza inferiore. Allora bene, ora qua è tutto spento, quindi i circuiti sono aperti, andiamo a controllare la resistenza inferiore e leggiamo il valore, dopodiché andremo a controllare la resistenza superiore. Allora, la resistenza inferiore ha un valore di circa 90 ohm, mentre la resistenza superiore è aperta, vedete che non dà valore. Perfetto, quindi abbiamo visto che la resistenza superiore ha un problema. Dato che ce ne sono due, andremo a vedere quale delle due è rotta. In che modo? In questo modo. Mi raccomando, tutto a cavo staccato. Allora, visto che quella sotto funziona, andremo a verificare una delle due, quindi non andrò a prendere il totale, ma prenderò solamente metà. Qua e poi vado dall'altra parte. Bene, vedete che le due resistenze sono collegate in serie, infatti una è 45 ohm. Mettendole poi in serie, la resistenza ovviamente sale. Bene, andiamo a verificare quale delle due sopra, una o due, è rotta. Questa è aperta, quindi questa qua è rotta e questa qua invece è 38 ohm. Singolarmente le resistenze di sotto fanno 45 ohm l'una, mettendole in serie 90 ohm. Ho controllato su internet e ho visto che le resistenze funzionano a 115 volt. Le resistenze inferiori sono da 300 watt, mentre quelle superiori da 350. Quindi i conti tornano, perché se calcoliamo la potenza che è uguale al voltaggio al quadrato diviso la resistenza, sotto abbiamo 115 al quadrato diviso 45, il che dà circa 300 watt. Invece la resistenza di sopra deve essere diversa da quella di sotto, perché queste qua sono da 350 watt, quindi la resistenza corrispondente sarà esattamente 38 ohm. Quindi questa qua non dà valore, mentre questa invece dà esattamente 38 ohm, invece sotto siamo esattamente 45. Quindi cosa dovremo fare adesso? Dovremo smontare questa resistenza qua. Allora siamo riusciti a togliere la resistenza, ora vedremo poi come ricollegare le due resistenze qua sopra, e qua durante lo smontaggio si è rotto
in quanto sono saldate, ma in ogni modo troveremo il modo per sistemarlo. Come vedete la resistenza rotta aveva questa piega qua, probabilmente dovuta a una botta o quant'altro. Comunque ora andiamo a comprare resistenza superiore da 350 watt, la lunghezza complessiva è 37, mentre la lunghezza interna è circa 34. Comunque andiamo a cercare un ricambio. Allora è arrivato il nostro pezzo di ricambio. Perfetto, le resistenze corrispondono, quindi procediamo al montaggio. Bene, ora andiamo a controllare la resistenza e la totale dovrebbe essere circa 76 ohm. Perfetto, esattamente 76 ohm. Facciamo subito una prova. Allora, partiamo col test. Colleghiamo il forno. Assolutamente non mettete le mani nella zona elettrica e proviamo. Il fornetto è partito. Si sente già caldo, quindi direi che funziona. Proviamo le altre funzioni. Perfetto, direi che possiamo dare una bella pulita e dopodiché rimontare il tutto. Allora, dopo un lungo lavoro, ecco che abbiamo rimontato il fornetto. Accendiamo. Perfetto, il tutto funziona perfettamente. Questa è la funzione girarrosto. Il motorino gira. Proviamo anche la funzione ventola. La ventola funziona. Comunque allora il fornetto è stato sistemato, mi raccomando sempre iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo tutorial.